Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Gemelli, ascendente Gemelli, Luna o Venere in Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di luglio 2024, ma soprattutto andiamo a vedere quali sono le linee guida affinché il tuo percorso sia fantastico, magnifico e tu possa realizzare il grande capolavoro della tua vita. Detto questo, invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare, a ristudiare i miei contenuti delle playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. Allora, andiamo a fare prima una sezione oracolare, vediamo un po' quali sono le grandi novità di questo mese di luglio 2024, poi ci metteremo i tarocchi, vediamo un po'. Gemelli. Mettiamo una, poi l'oracolo della magia, poi ci mettiamo i tarocchi oracolari delle fate, poi ci mettiamo l'amore. Con i miei oracoli lui-lei, per tutte le ragazze nuove, i miei oracoli lui-lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Ci aggiungiamo sulla sezione dell'amore gli altri oracoli. Ok. Poi ci mettiamo l'approccio sciamanico, e infine ci mettiamo l'oracolo delle porte. Allora, iniziamo a fare questo viaggio insieme, facciamo un bel respiro profondo e andiamo a vedere quali sono gli eventi più importanti di questo mese e qual è la nostra missione dell'anima e cosa ci vogliono dire. Allora, Gemelli, prima carta delle fate. Chiedi quello che vuoi. Puoi chiedere quello che vuoi all'universo, al tuo sé superiore. Questo è il mese in cui ti renderai conto che puoi chiedere quello che vuoi all'universo, perché l'universo ti soddisfa, l'universo, il tuo sposo celeste, il tuo sé superiore. Chiedi e ti sarà dato. Le grandi leggi esoteriche. Lascia che l'universo e le persone sappiano ciò di cui hai bisogno. Chiedi. A volte ci fa fatica a chiedere. Perché? Perché abbiamo un senso di colpa nella nostra profondità, il non meritare, no? Sappiamo che la nostra società, come pure il nostro sistema di credenze interno, ci domina con la paura e il controllo. Paura e senso di colpa, scusami. E quindi a volte abbiamo difficoltà a chiedere all'universo, a chiedere alle persone. Questo è il mese in cui tu chiederai agli altri, perché le persone, come vi insegno sempre, sono delle maschere, sono maschere del divino. La parola persona viene dall'etrusco persu, che significa maschera. Gli etruschi utilizzavano le maschere nel gioco del teatro. E quindi avrai coscienza del fatto che ogni persona che arriva da te è un'espressione del divino. E in quanto tale tu lo capirai e chiederai. Ok? Bellissima energia di partenza. Vediamo l'oracolo della magia. Bellissimo. Banchetto. Ferma, rallenta il ritmo e celebra la tua vita. Allora, sappiamo che i gemelli, come tutti i segni d'aria, sono molto accelerati, no? Mentalmente. Allora, questo è il mese in cui ti devi godere il sano, il sano riposo. Riposo inteso con il celebrare la vita con le persone che ami, con le persone più care. Non ti accelerare troppo, ti dice, non hai bisogno di farlo. Questo è il mese in cui puoi chiedere quello che vuoi all'universo, l'universo te lo porterà in modo sereno, senza intoppi. Celebra quindi dunque questo, perché è il mese in cui tu chiedi e ricevi, e sarai piena o pieno di tepore interno, di amore interno e anche all'esterno di te. Ok, vediamo un po' cos'altro ti dicono. La sacerdotessa, sì, il mago.
La sacerdotessa è colei che ha dentro, o colui che ha dentro la saggezza, l'antica saggezza degli dei. Questa è una carta che ti continua a dire sì, il Dio che ti incarna. Questo è il mese in cui tu ti devi fidare del tuo intuito. Rifletti con attenzione prima di prendere l'iniziativa, medita e avrai nuove intuizioni. La meditazione che ti dicono di fare in questo mese ha a che fare con la celebrazione di tutto quello che è stato nella tua vita, di tutto quello che sarà. Fate l'esercizio della magia pratica sul il mio podcast Magia Pratica, accogliendo le vostre emozioni come dei, perché gli dei, cioè le vostre emozioni, vi daranno le capacità intuitive e una forza, un potere di non poco conto. Tale potere ha a che fare con la celebrazione, come vi insegno nel video Magia Pratica, delle vostre emozioni, la celebrazione del vostro essere, la celebrazione di chi siete. Sarete molto seguite e molto seguiti in questo mese, soprattutto per via della vostra intuizione e della vostra maestria. Ok. Vediamo nell'amore. Carta dell'amore. Ah, perdonami, ti prego, perdonami. Allora, qua abbiamo sia una persona che chiede perdono per non aver compreso la vostra magnificenza, la vostra altezza spirituale, la vostra grandiosità, sia il fatto che tu chiedi scusa a te stesso, a te stesso per non aver compreso la grandiosità del Dio che ti incarna. E che tutti gli eventi che hai avuto fino a questo momento della tua vita erano espressioni del divino. E quindi tu ti inchini al tuo sé superiore, alla tua anima, e questo scioglie gli attaccamenti relativi al possesso, gli attaccamenti relativi a come secondo la tua mente razionale dovrebbe essere un rapporto, facendoti aprire a una nuova consapevolezza dell'amore, un amore sano, pieno, appagante, che può celebrare la vita insieme a te. Vediamo l'altra carta. E qua c'è un amore dichiarato. Qualcuno si dichiarerà a te, o chiedendoti perdono, oppure sei tu che facendo il processo che ti ho detto, avrai davanti a te una persona che si dichiara e può celebrare la vita finalmente insieme a te. Una persona che ti stima, ti rispetta, rispetta la tua maestria, si dichiarerà a qualcuno. Ok. Vediamo qual è l'approccio sciamanico. Il colibrì è una bellissima carta. Il colibrì è un piccolo uccellino che fa cose grandiose, divine. E allora questa carta ti dice: non credere di essere così piccolo, così piccola. Quando tu integri, grazie alla celebrazione delle tue emozioni, la forza del Dio in te, diventi divina o divino. Quindi questo è il mese in cui ti rimboccherai le maniche psichiche, diciamo, e celebrerai la tua vita. Celebrerai gli sforzi che hai fatto per riuscire a diventare quello che sei oggi. Ti rimboccherai le maniche dicendo: io celebro tutte le emozioni che la mia mente razionale mi ha decretato negative, perché sono quelle che nell'ascolto di quelle emozioni, nell'accogliere quelle emozioni, io sono diventato o diventata una grande persona, una grande ho adempiuto a quello che la mia anima ha chiesto che io facessi. E quindi è una stesa che mi parla fino a questo momento di una grande consapevolezza di chi sei e di chi sei diventata o diventato. Vediamo l'oracolo delle porte. La porta chiusa. Allora, questa porta mi parla di qualcosa che si cela dietro questa porta, che è chiusa. Cosa c'è dietro questa porta? Un tesoro? Qualcosa di magnifico? Che cosa ci sarà là dietro? Beh, tu in questo mese ti accorgerai che dietro quella porta c'è un grande potere, che doveva essere celebrato. Qual è il tuo potere? Il potere delle emozioni, che sono dei, divinità, spiriti. Tu li accoglierai e dietro questa porta troverai un grande tesoro. Wow, molto poetica questa stesa. Facciamoci subito una bella croce celtica perché voglio vedere di che cosa parlano. Vediamo un po'. O come si orientano.
Avrete segnali spirituali molto forti in questo mese, soprattutto relativi agli spiriti degli animali, soprattutto il colibrì, gli uccellini vi parleranno. È come se il vostro spirito guida, il vostro sé superiore, il vostro amante celeste vi parli attraverso gli uccellini, il canto degli uccellini, il canto di queste splendide creature con le quali il vostro spirito guida ha fatto un patto. Che cosa vuol dire? Quando vedete qualcosa nella natura che vi attira, significa che il vostro spirito guida, il vostro sé superiore, amante celeste, chiamiamolo come vogliamo, ha un patto con quella bellezza che della natura vi sta attirando, che può essere un uccellino, può essere un animale, un piccolo animaletto, un grande animale, una montagna, o che ha fatto un patto. Cosa significa questo patto? È il cosiddetto ponte celeste. Attraverso quella emozione, tu ti connetti al sovrasensibile, la sacerdotessa, cioè agli strumenti spirituali, al mondo mistico, alla tua anima. Ok. Allora, croce celtica, energia attuale, sfida, subconscio, coscienza, passato, futuro, come approcci, mondo esterno, influenze esterne, speranze o paure e risultato. Allora, vediamo come stai vibrando adesso. E adesso abbiamo un 5 di spade. Diciamo che c'è un po' di malestare al momento attuale, no? Un po' di malestare oppure un po' di tensione interna, un sovraanalizzare, un sovrapensare, no? Non riuscire a guardare bene fuori dalla finestra. Qua c'è una donna chiusa con le spade, qua non riesce. Un po' come tutti i segni d'aria che sovraanalizzano troppo, te l'ho detto anche qua. Un po' di malestare su alcune circostanze, un po' di tensione, diciamo. Vediamo qual è la sfida. 4 di coppe. Magari sei un po' demotivato a livello emozionale. Sei un po' come se non ti va o di uscire o di aprirti, oppure non ti va di darti, oppure come se non incontrassi mai la persona giusta, oppure sei un po' demotivato a livello emozionale perché ci sono altre questioni che influenzano un po' la tua parte mentale, oppure sei un po' disilluso o disilluso dai comportamenti di qualcuno. Vediamo la parte su cosa focalizzi l'attenzione. La regina di bastoni. Io ti dico una cosa, qua sarai molto attraente. Allora, sarai molto attraente, molto magnetica o magnetico, piacerai a molte persone ti ammirano e soprattutto tu vuoi riprendere il controllo di una situazione che ti sta un po' affaticando mentalmente, che questo porta a demotivarti a livello emozionale. Vediamo il subconscio. Paggio di denari, probabilmente è l'aspetto lavorativo o comunque oppure vuoi un incontro con qualcuno ma nessuno lo reputi alla tua altezza, oppure diciamo il paggio di denari qua al blocco mi parla scusami, nel subconscio mi parla della voglia di comunicare con qualcuno, di avere un'opportunità di lavoro o una situazione che sta generando adesso tensione, che mi parla o di un'opportunità di lavoro o del lavoro oppure una tensione sull'aspetto emozionale. Vediamo il passato. Qua vedo tante amicizie, delle bellissime amicizie con le quali sei stato o sei stata in risonanza, 3 di coppe. E probabilmente qua c'è una persona che ti piace, nelle persone che hai conosciuto, nelle tue amicizie, però vorresti un incontro, però o questa persona si nega oppure tu pensi che questa persona a cui magari non piaci del tutto, invece sì, piaci, moltissimo gli piaci. Io vedo un'ottima situazione con le amicizie qui, oppure puoi aver conosciuto una persona e adesso vorresti avere il controllo di questa situazione, ma c'è un po' di demotivazione, un po' di tensione. Vediamo cosa succede qua. Wow! Qua arriva l'amore, ragazze mie, una persona, c'è il 2 di coppe. Qua io vedo l'amore tra te e un'altra persona, un incontro d'amore tra te e un'altra persona. Se questa persona era stressata, demotivata per altre questioni, magari eravate in 3, non lo so. Questo era possibile pure, adesso c'è tensione, quindi non si poteva avere un incontro perché c'era un'altra persona.
Io qua dal 3 passiamo al 2, cioè nel senso abbiamo una persona a cui piaci tantissimo, con cui c'è una condivisione strepitosa qua, in questo mese di amore dichiarato, ricordiamo, perdonami, ti prego, perdonami anche qui, La persona magari che chiede perdono per situazioni un po' di tensione dovute a un'altra persona o dovute a degli amici che si hanno intorno e quindi c'era una porta chiusa. Io qua vedo un incontro. Vediamo qual è la tua posizione. Re di bastoni. Tu vuoi manifestare, avere il controllo di una situazione a livello amoroso. E qua vediamo che c'è re e regina di bastoni, ciò significa che c'è una coppia, cioè ve la intendete, c'è molta passione, c'è un elemento che vi lega che è la passione, anche l'intimità, ma qua c'è amore, o meglio c'è una perfetta condivisione l'uno dell'altra. Vediamo le influenze esterne. Sì, c'è un 7 di spade, a volte questa persona si nega a te o si può negare o si può negare in questo mese, però c'è amore. Tu percepisci una negazione da parte di questa persona, puoi percepire questa cosa, ecco perché vedi la porta chiusa. Un sotterfugi, ok? E l'altra può percepire lo stesso di te, c'è uno specchio qua. Vediamo le tue speranze e le paure quali sono. 10 di spade. Hai paura di ricadere in vecchie dinamiche emozionali difficili. Allo stesso tempo vuoi superarle. Vediamo il risultato qual è. Il 7 di denari. Allora, io ho vedo un bellissimo incontro tra te e una persona e il 7 di denari mi parla di un ottimo investimento, di una successiva tappa migliore di quella che hai potuto avere con questa persona nel passato. Se è una persona nuova, io vedo assolutamente che c'è questo amore qua. C'è questo amore qua. È possibile che tu la sfida karmica qual è? Che tu possa percepire una sorta di evasività da parte di questa persona. Però è perché gli piaci tantissimo, gli piaci moltissimo. Quindi la tua sfida è proprio quella di attendere, una volta avuto questo incontro che io vedo che c'è, attendere per vedere, e anche qui lo riversiamo su quello che abbiamo detto prima, attendere la papessa, no, che ha dei dubbi, attende, lavora con la legge spirituale, lavora su di sé, accoglie le proprie emozioni che gli scatena questa persona. Ricordiamo che il colibrì ci parla di un uccellino piccolino che fa grandi cose, e per fare il nido, per recuperare il cibo, per prendersi cura dei piccoli uccellini appena nati, quindi è un buon investimento per vedere grossi frutti. Qua mi parlano proprio nello specifico di amore. Sì, è il mese in cui vedo un incontro d'amore, di grande passione, e poi un'attesa per vedere che frutti darà. Sì. Nonostante tu possa percepire evasività da questa persona all'esterno, tu vuoi un'opportunità con questa persona, ma sei demotivato o perché c'è un'altra persona, o da parte tua, da parte di questa persona, oppure diciamo che tu ti metti alle spalle una situazione di persone che hai conosciuto però non ti soddisfavano, ti apri al nuovo e qua arrivano un 2 di coppe, che è una persona di spessore. Magari hai un po' paura ad aprirti perché hai messo alle spalle una situazione difficile, però qua vedo che poi fluisce. Ok, vediamo un po' cosa ci dicono. Visto che non mi hanno parlato nello specifico del lavoro, vediamo sul lavoro cosa ci dicono, anche perché mi dice rallenta il ritmo. Quindi qua abbiamo la porta chiusa che nell'amore si apre. Vediamo nel lavoro per le mie ragazze e i miei ragazzi dei gemelli. Re di denari, 7 denari anche qui, re di coppe. Io vedo che va tutto bene nel lavoro, ragazze mie. Vedo che il lavoro è tutto sotto controllo, aspettate anche dei frutti, anche dei pagamenti, che magari non arrivano subito i grossi pagamenti o quello che vi devono la luna. Tenete duro, mi dice qua, cioè nel senso, mi dice che va tutto bene in questo mese. Vediamo che energia porta il re di coppe nel lavoro. 7 di coppe, sì, allora vi vedo con tante. Allora, io vedo che alcuni pagamenti possono essere posticipati, quelli più grossi, però io vedo che re di denari, 7 di denari mi parla di una situazione di stabilità, che ti puoi rilassare, godere dei frutti. Poi ci sono altre cose che arriveranno dopo e soprattutto ci sono, grazie a questi,
Ci sono delle cose che arrivano in questo mese e ti permettono di darti stabilità. Poi, con questa stabilità raggiunta, con questo che arriva, il Re di Coppe mi parla del fatto che tu seguirai le tue intuizioni su altre cose che vuoi fare a livello lavorativo. E può arrivare anche una persona che ti propone delle altre cose a livello lavorativo dove tu ci pensi. Mm? Sì. Energia positiva per te nel lavoro. 9 di denari, ti vedo benissimo in ambito lavorativo, proprio non potevo uscire carta migliore. Ti vedo benissimo in ambito lavorativo, ti vedo soddisfatta, soddisfatto sulle questioni economiche. Mi dicono anche i pagamenti che stavi aspettando arrivano e ti permettono di avere anche altre opzioni da fare, altre cose da fare. Assolutamente sì. Vedo la tua energia creativa, molto forte. Bellissimo. Vediamo un po' cosa ti dice l'oracolo delle risposte, gemelli. Tra due mondi, vedi, qua abbiamo una situazione di grigio e una situazione a colori. Vedo che questo è un mese in cui passerai da una situazione grigia a una situazione a colori, cioè tutto migliora. Se in ambito lavorativo la porta chiusa, che era la situazione grigia, si apre verso un mondo a colori, qualcosa di bello che arriva per te. Vedi, arrivare al traguardo, tutto in movimento verso un'escalation emozionale e quindi anche della realtà fattiva. Vediamo cosa ci dicono gli Angelion. Vedi? Conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Avrai molta magia, sensibilità, sensitività e conoscenza intuitiva. Te l'avevo già detto con la papessa. Questo è il mese in cui le tue intuizioni ti guideranno per avere successo. Avrai prova di quanto le tue intuizioni, il tuo darti alle tue emozioni determina l'arricchimento, la forza del Dio corrispondente, come vi ho insegnato nel video Magia Pratica 1 e Magia Pratica 2, e avrai una grande conoscenza intuitiva. Segui le tue intuizioni, sia nell'ambito emozionale che nell'ambito lavorativo, d'amore, perché questo ti porterà alla prova di quanto sei uscita già come regina di bastoni, anche se sei uomo, con la magia pratica nelle mani, d'accordo? Ok. Quindi detto questo, ragazzi miei e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.